Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi andremo a preparare un tronchetto porchettato. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, non la possiamo chiamare porchetta perché non è una porchetta, la porchetta è fatta con il maialino intero e un maialino da latte, diciamo, giovane, e invece questo qua è fatto con un maiale più adulto ed è soltanto una parte del maiale che comprende, come vedete qua ho il pezzo che fra l'altro è già disossato, abbiamo la lonza, abbiamo la pancia e abbiamo la costaiola e anche il filetto staccato poi dal lombo, diciamo, ecco. Allora, qui andremo a fare chiamiamola una simil porchetta, un tronchetto porchettato fatto con questa parte del maiale. È una parte molto saporita, molto buona, ne ho fatti diversi altri e comunque viene molto bene, la possiamo proprio affiancare alla porchetta. Andremo a condirla con le mie spezie, quelle che uso io, non sono quelle standard o meno, io ho il mio condimento che poi vendrò a dire e comunque lascerò qua sotto il video. Allora, partiamo da dire che questo pezzo qua intanto è 18 kg il tutto. Adesso vuole ancora tutto sistemato e pulito, sgrassato un pochettino e poi c'è ancora qualche ossicino. Allora, la prima cosa che c'è da fare, vado a tirare via il filetto, che lo sistemo subito in questa maniera, tiro via proprio il grasso in eccesso. Questo qua poi lo andremo a inserire all'interno prima di arrotolarlo. Ecco qua tutte le pellicine, ecco, lasciamo solo un po' di grassino. Allora sgrassiamo un pochettino il pezzo qua perché è veramente abbastanza grassone. Questo qua è un pezzo che è già disossato perché i miei colleghi a lavorare non stanno mai fermi, quando l'hanno visto arrivare l'hanno già disossato. Comunque magari ho fatto qualche altro video precedente dove vi faccio vedere come si disosso, oppure comunque vi metto il link poi sotto in descrizione se volete andarlo a vedere. Allora, sono rimasti i nervetti canterini, si chiamano così, che sono quelli collegati al costato. Li vado a tirare via tirando su questa parte qua della pancetta e li andiamo a staccare. Ecco qua, si controlla bene che non ci siano ossicini e poi anche questo bel pezzettone di grasso, anche perché se c'è troppo grasso poi dopo nel forno fa un bel macello quando sgrassa, perché cuocendo poi dopo andremo a vedere si perderà parecchio peso e il grasso colerà e vi ridurrà il forno, insomma, e dopo è da pulire, ecco. Allora, diciamo che qua abbiamo tolto un po' di tutto quello che c'è in più. Vediamo questo lato. Naturalmente andiamo a fare la squadratura, si dice così. Tiro via anche questa pellicina qua sottile. Naturalmente tutto lo scarto, chiamiamolo scarto, dopo verrà sistemato e utilizzato magari per fare salsiccia o per fare un ragù, non si butta via niente, come sapete. Allora andiamo a girarlo. Allora, ecco qua, come potete notare il pezzo ha la cotica ed è la parte che a noi ci interessa perché è quella che poi diventa croccante nella cottura del nostro trancio di
porchettato. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo assicurare che la cotica non abbia il pelo, perché il pelo non va bene, perlomeno quello del maiale. Quindi con un lanciafiamme lo comprate in ferramenta con una bombola di gas, andiamo un po' a bruciare la cotica e a strilare i peli. Questo qua è un pezzo grosso perché a me serve per la vendita e quindi ne faccio uno un po' importante, no? Però poi voi potete farne anche solo un trancetto, andate al macellaio, gli chiedete un trancetto e vi fate il vostro pezzettino di porchetta. State attenti a non bruciare tutta la cucina, mi raccomando. Allora, si dà un'occhiata. Ok, delle grosse cose non ci sono, il pelo è venuto via tutto. Adesso andiamo a condirlo. Allora, prima di condirlo vado a aprire un pochettino la parte del lombo, in maniera che un po' di condimento possa andare anche sotto. Quindi con un coltello vado ad aprire tipo arrosto il lombo. Ecco qua, state attenti a non forare la cotica, mi raccomando. Ecco, guardate. Bene, allora vado a forarlo con questo attrezzo che ha Yagi. È un attrezzo che si usa in macelleria per fare, diciamo, dei fori, si chiama inteneritore. Lo trovate tranquillamente nell'oggettistica di Amazon, si compra anche lì sopra vari modelli. Questo qua è molto comodo perché è sicuro, non ci prendete contro e gli aghi spuntano solo quando premete. Allora vado a forare questo. Lo faccio perché quando adesso lo andrò a speziare e salare, il condimento un po' entra nei buchini e accelera un po' la fase di insaporimento della carne. Perfetto, adesso andiamo a vedere la concia. Allora, per quanto riguarda la concia, io utilizzo del sale aromatizzato con rosmarino e aglio, rosmarino e sale, che è poi l'aglione, lo trovate in qualsiasi supermercato nei barattolini già fatto. Aggiungo del pepe macinato, pepe nero. Ecco qua, dopo vi metterò le dosi, E qui ho un po' di peperoncino e aglio in polvere, ok? Sono tutte spezie che trovate nei supermercati tranquillamente. Aglio, peperoncino, gli dà uno sprint in più, e un po' di pepe e aglio, rosmarino e sale, ok? Qui ho del rosmarino che ho tritato io, una scatolina di rosmarino. Vado a inserire dentro, do una bella mescolata. Adesso vado a ungere leggermente l'interno del mio tronchetto. Questo servirà per far rimanere attaccato attaccate le spezie e il sale come aggrappante, diciamo. Ecco qua. E poi vado a salare il tutto. Ne tengo un pochettino da mettere all'esterno della cotica quando dopo l'ho legato. Bene. Massaggiamo, il massaggio è molto importante perché così penetra nei buchini che abbiamo fatto prima.
Ok, si arrotola dalla parte della lonza, perché la lonza deve rimanere al centro del nostro tronchetto, no? Bene, il filetto che non avevo forato, anche questo qua lo andiamo a condire, lo andiamo a mettere nella parte che riteniamo più bassa del tronchetto. In questo caso, siccome non ce n'è una più bassa, è tutto bello pari, lo vado a dividere in due e ne metto una parte da una parte e una parte dall'altra. Ecco qua. Quindi è rimasto un po' di condimento da mettere nella parte esterna, me lo tengo da parte e adesso vado ad arrotolare. Mentre arrotolo saliamo anche la lonza. Ecco qua, guardate che bel rotolone. Adesso lo vado a legare. Per la legatura utilizzo una corda robusta, mi raccomando non usate la corda di nylon perché nel forno non va bene, e faccio le classiche legature a strangolo che avete visto anche nel prosciutto, belle strette. Ecco qua, quindi il nodino in testa, ok, così e così. Cercate di sistemare le corde perché anche l'occhio vuole la sua parte, in modo da avere tutta la legatura nella stessa parte. Bene, guardate, il nostro tronchetto è legato, non esagerate tanto con le corde perché poi dopo in cottura le corde vi entrano dentro la cotica e quando dovete tagliarlo poi dopo si fa fatica a toglierle. Adesso, come vi dicevo, andiamo a salare la cotica esterna perché sennò rimane insipida e dopo non è buona la cotica, ma se è anche un po' saporita è ancora meglio. Quindi non utilizzerò più il fora inteneritore perché nella cotica fa fatica a entrare. Uso la punta del coltello e vado a fare dei fori. Questi fori che faccio andranno ad aiutare anche in cottura la cotica, perché la cotica tende a gonfiarsi e con questi fori farà sfiatare il vapore in maniera che non scoppi e non si crepi troppo. Ok, qualche foro con la punta del coltello qua e là, naturalmente. Ok, quindi riprendo il mio olio, un goccino, olio d'oliva e vado a spalmarla. Questo ci servirà sempre come collante e fare rimanere la nostra concia attaccata il più possibile, insomma. Quindi il sale che era rimasto ce lo andiamo a appoggiare sopra e massaggiamo così quel pochettino rimane anche dentro ai forellini che abbiamo fatto con il coltello. E voilà, guardate,
Il nostro tronchetto è pronto. Il mio, no il nostro. Beh, il nostro poi dopo vi farò vedere. Allora, adesso è importante lasciarlo almeno una giornata in maniera che gli aromi entrino nella carne, quindi fatelo il giorno prima per il giorno dopo. Quindi adesso io questo qua lo metterò dentro una cassetta chiuso con un cellophane e lo metterò dentro la cella. Domani mattina vi dirò, andrò con la cottura, insomma vi faccio vedere che tampono la parte davanti e la parte dietro, utilizzerò un po' di carta da forno con un po' di stagnola sopra e poi andiamo in cottura. Dai, ci vediamo domani per la cottura. Bene, guardate, siamo pronti per la cottura. L'ho tenuto una notte in cella, nella cassetta, va bene, e vado a sistemare. Naturalmente ha fatto l'acqua, l'ho tolta, ha sgocciolato un bel po'. Vado a coprire a tamponare le due facce con della carta da forno. Questo è perché non si andrà a bruciare durante la cottura. Quindi adesso mi aiuto con la corda. Ok, ecco, tiro via la carta in eccesso. Bene, e adesso ci mettiamo la stagnola. Non metto la stagnola a contatto perché raggiungeremo delle temperature abbastanza alte e con la stagnola non va bene. Perfetto, così. Qualche forellino per i vapori e adesso ci mettiamo un pezzettino di stagnola. Bene, allora passiamo alla cottura. Allora trasferisco il mio tronchetto su una griglia in questa maniera. Perfetto. Faccio in maniera che la stagnola non tocchi la carne. Ecco qua. Siamo pronti a infornarlo. Allora il forno farà delle varie fasi che alla fine del video vi andrò a dire. Passerà da una parte di cottura al vapore non ad alta temperatura per arrivare a cuore alla temperatura giusta e poi andrà alla fine a fare a croccantare la cotica. Comunque alla fine vi dirò le fasi esatte e i tempi per cuocere un tronchetto che è rimasto circa 17 kg. Abbiamo tolto un paio di chili di grasso e abbiamo fatto un po' di scarto, è rimasta 17 kg. Alla fine della cottura vi dirò anche quanto è rimasta. Però adesso la inforno. Sotto alla porchetta ci vado a mettere una bacinella, un contenitore con dell'acqua, anche perché se no il forno diventerà un po' unto. Perfetto, adesso vado a metterci sotto la teglia con l'acqua, quindi l'appoggio e ci metto l'acqua. L'acqua serve che poi evaporerà sicuramente anche questa qua e a un certo punto della cottura ne andrò ad aggiungere dell'altra. Ecco, allora questa è una cottura che ha bisogno della sonda. Vado a piantare la sonda a cuore del mio tronchetto. Perfetto, e vado con la cottura.
sapete che il maiale deve arrivare almeno a 70 gradi a cuore, ok? E adesso io ho puntato il forno che arrivi a 68, perché poi comunque alla fine la cottura va un pochettino avanti e ci arriviamo tranquillamente ai 70 gradi. Ci vorranno secondo me all'incirca dalle 4 alle 5 ore di cottura, perché è un bel tronchetto. Direi che ci vediamo alla fine della cottura, che vi do i tempi, le temperature e andiamo a fare la prova assaggio. Bene ragazzi, la porchetta è cotta, si sente già dallo scrocchio della cotica. Vi do le temperature e i tempi della cottura. Mi ha fatto 15 minuti solo a vapore, poi è passato a 130 gradi ventilato per 3 ore e un quarto, poi dopo altre un'ora e mezza a 160 gradi e mezz'ora a 205 gradi, e più o meno sono passate 5 ore e mezzo. Vedrete che il tempo è quello lì, e questo è il risultato. L'ho tirato via solo da una parte perché volevo vedere la differenza che c'era da coperto a scoperto. L'ho tirato via 20 minuti prima della fine della cottura, si è un po' cotto, forse era sufficiente 5 minuti prima. Adesso tiro via anche l'altro lato per bene. Ecco qua, brucia tantissimo, non ne sarebbe il momento di tagliarla, bisognerebbe fargli fare almeno mezz'ora ferma senza toccarla. Questo è il risultato della porchetta. Adesso, per dovere di cronaca, vado e ne taglio una fetta e vi faccio vedere come viene. Quindi, come vi dicevo, vedete la corda poi da tirare via dalla cotica è molto fastidiosa, quindi per quello che dicevo di mettercene poca, cioè il necessario, non di più. Questa è venuta via bene. Taglio via la prima fetta e vediamo com'è venuta cotta dentro. Cottura direi che sia perfetta, forse direi che potevo tirarla via, aspetta che cola da tutte le parti. Ecco qua, e adesso andiamo a sentirne un pezzettino. Dai, tagliamo. Questo sarà il mio pranzo. Sentiamo prima la carne se si è insaporita. Sì, forse anche un pelo più di sale, però va bene. Il gusto è quello della porchetta. Adesso andiamo a fare il crunch della cotica. Uno spettacolo. Faccio vedere la faccia. Allora, praticamente ha cotto 5 ore e mezzo, ma logicamente voi dovete regolarvi in base anche al pezzo della vostra porchetta, se è del vostro tronchetto, diciamo, in base alla grandezza. Vi regolate con la sonda qua è necessaria proprio al 100% perché per avere una cottura perfetta. Io mi sono fermato a 68 gradi, 67 per l'esattezza,
era tirato fuori, adesso sta finendo di cuocere. Comunque avete visto che a cuore è venuta cotta piuttosto bene, non è facile un pezzo così grosso arrivare a una cottura così. Forse mi sarei dovuto fermare anche prima, a dire la verità, però mi accontento e va bene così, anche perché è un bel pezzo e poi è venuto anche buono. E niente, guardate un po' le dosi che ho messo e il peso, poi calcolate voi in base al pezzo che volete cuocere. Adesso questo qui è lunghissimo, nel mio forno ci sta, è impossibile cuocerlo a casa, oppure come la porchetta che fecimo, che ha fatto Franco, che lui l'ha messa nel forno a legna, l'ha messa la notte prima, ha cotto un sacco di tempo, coperta, è venuta perfettamente anche quella là. Questa qua è andata in forno in 5 ore, ci siamo sbrigati in 5 ore e mezzo, ecco. Ed è venuta piuttosto eccezionale, dai, va bene, mi piace. Bene, direi che vi lascio gli ingredienti sotto nel video in descrizione, vi esorto a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale. Vi chiedo se potete iscrivervi anche al mio canale Lego che trovate sotto in descrizione, che per me è molto importante. Sto facendo dei nuovi set e mi piacerebbe un po' che funzionasse il canale per avere un po' più di visibilità e poter ottenere qualche pezzo magari prova o insomma così, anche perché il discorso Lego è molto dispendioso. Adesso non c'entra niente con la cucina, comunque dateci un'occhiata, magari date un'occhiata a qualche video, così mi aiutate un po' a crescere col canale. Niente, vi dico grazie e direi che ci possiamo vedere alla prossima video ricetta. Un saluto da Davide, ciao a tutti.